riscaldamento globale? Non c'è problema. I grandi geni scimmia del pianeta Terra hanno una soluzione infallibile. Infallibile. Iniettare il cielo di particelle microscopiche per oscurare il Sole e abbassare le temperature globali. Avrete sentito, no? Le news relative al programma scientifico di Harvard finanziato da Bill Gates, accettato anche dall'amministrazione Biden, secondo cui vorrebbero schermare i raggi solari irrorando l'atmosfera terrestre con microparticelle per impedire ai raggi solari di passare, no? Ebbene, se ne parlava già nel 2017. Quello della geoingegneria è un tema molto, molto caldo e le ammissioni in merito sono veramente allarmanti. Quello che state guardando, per esempio, è un documento ufficiale presente sull'archivio ufficiale CIA, declassificato ai sensi della legge sulla libertà d'informazione, che presenta un resoconto scientifico di intelligence della CIA risalente al 1995 che include vari altri studi, alcuni del 1970, dove si propongono varie iniziative di spionaggio per capire a che punto fossero i programmi di controllo climatico sovietici. Se pensavi che fossero cose rilegate solo nell'ambito dei film di fantascienza, ti sbagli. Il clima può, e non solo può, è stato anche usato come arma. Esiste addirittura un trattato che vieta l'utilizzo della geoingegneria a scopo bellico e anche se non lo sai, esiste una copiosa documentazione ufficiale a testimonianza di quanto le superpotenze pratichino la geoingegneria da 80 anni. Il progetto Storm Fury, per esempio, è stato un programma governativo ufficiale di controllo degli uragani che utilizzava particelle di ioduro d'argento e altre particelle liberate così nell'atmosfera terrestre. Non si tratta di questioni correlate al complottismo, ma di veri e propri programmi governativi vecchi decenni che si occupavano addirittura di intraprendere azioni strategiche e militari modificando il clima a proprio piacimento. Molto famosa è la pratica del cloud seeding, ossia dell'inseminazione delle nuvole, notoriamente utilizzata da Cina e Stati Uniti. Ecco, nel corso della storia, da argomento super top secret è stato pian piano inserito all'interno della scienza convenzionale che lo ha portato silentemente a diventare un tema socialmente accettato e poco conosciuto. Oggigiorno esistono veri e propri programmi e istituzioni universitarie che si occupano di sviluppare interi processi dediti alle modifiche climatiche e in questo episodio, cari amici internauti, parleremo di una cosa a parer mio molto, molto pericolosa, ossia l'iniziativa di istituzioni miliardarie, governi e università che vogliono oscurare i nostri cieli con microparticelle emulando l'azione di un'eruzione vulcanica su scala ovviamente molto ridotta, però per schermare i raggi solari e impedire il surriscaldamento globale. Mi chiedo io, dov'è la linea di confine fra il mantenimento delle temperature globali e il pericolo di un'era glaciale? Segui questo video fino alla fine perché non esiste problema più attuale di questo. Harvard Solar Geoengineering Research Program. Siamo sul sito ufficiale di Harvard. Ebbene sì, non sono solo speculazioni infondate. Esiste un programma universitario molto ampio e probabilmente finanziato da reparti tecnico-scientifici del governo americano nonché da finanziatori privati che si occupa di capire come farlo e mettere in pratica il programma di geoingegneria solare. Dire che tutto questo è inquietante è dire poco. La geoingegneria si riferisce a un insieme di tecnologie emergenti che potrebbero manipolare l'ambiente e compensare parzialmente alcuni degli impatti del cambiamento climatico. Più chiaro di così, si muore. La geoingegneria solare cerca di riflettere una piccola frazione della luce solare nello spazio o aumentare la quantità di radiazione solare che fuoriesce nello spazio per raffreddare il pianeta. A differenza della geoingegneria del carbonio, la geoingegneria solare non affronta la causa principale del cambiamento climatico, ma invece spezza il legame fra le concentrazioni e le temperature, riducendo così alcuni danni climatici. Questo ci spiega Harvard e mi chiedo perché invece di risolvere il problema alla radice si cerca di attuare un'azione così pericolosa. E soprattutto, la domandina: quanta politica c'è dietro al cambiamento climatico? Quanto allarmismo climatico ti danno in pasto ogni volta?
Inoltre, non esistono studi a lungo termine in merito agli eventuali danni per la salute correlati a queste particelle. Non esistono campioni, studi sistemici, nemmeno sappiamo con esattezza le particelle precise che vengono liberate. Perché ha voglia anidride solforosa, poi dovremmo andare a vedere, no? Non conosciamo studi a lungo termine che ci proteggano da eventuali rischi per la salute. E mi chiedo, è saggio schermare i raggi solari? A quanto pare nessuno nasconde niente, ok? E ti fanno passare il tutto come scienza del 2023 utile alla salvaguardia del pianeta. È proprio così? Dopo una piena consapevolezza del fatto che il clima è sempre stato utilizzato come arma politica e che la geoingegneria nel corso della storia è stata addirittura utilizzata come arma, è proprio così? Quanto è saggio giocare a fare Dio senza permesso? Ma torniamo indietro nel tempo. 30 milioni di anni fa un'estinzione di massa fece fuori 2/3 dei mammiferi sul pianeta. I risultati di uno studio pubblicato su Nature Geoscience, state guardando la pubblicazione scientifica ufficiale, mostrano come i fenomeni che si registrano in quel periodo portano a un intenso raffreddamento planetario che culminò con una glaciazione e con la maggiore estinzione di massa negli ultimi 450 milioni di anni. Parliamo della perdita di circa l'85% delle specie che abitavano gli oceani, rimodellando così il corso dell'evoluzione della vita sulla Terra. Nel corso degli anni sappiamo che è stata completamente ricostruita la catena di eventi innescata 450 milioni di anni fa da grandi eruzioni vulcaniche, che portò alla più grave estinzione di massa della storia e rimodellò il corso della vita sulla Terra. Sappiamo che ciò che non deve mai succedere, mai, pena evento estintivo di massa, è la mancanza del Sole. Sappiamo da studi geologici certi e replicabili che le più grandi estinzioni sul pianeta sono avvenute proprio per questo motivo, proprio da grandi eruzioni vulcaniche, dall'acidificazione degli oceani e soprattutto dal fatto che immense tonnellate di pulviscolo e fumi oscurarono i cieli del pianeta schermando i raggi solari e innescando brutali ere glaciali. Ora, mi chiedo, visto che la spiegazione della geoingegneria solare prende come esempio esattamente il fenomeno dei vulcani, ovviamente parlando di un effetto di schermatura minimo rispetto alle eruzioni, siamo comunque sicuri che sia una cosa saggia? E inoltre, e se qualcosa andasse storto? Ma infatti queste domande non me le faccio solo io, ma anche una coalizione composta da centinaia di scienziati che hanno proposto un accordo internazionale di non utilizzo sulla geoingegneria solare, proprio perché il clima è un processo molto complesso e delicato che, secondo alcuni, non può essere brutalmente modificato o interrotto in maniera così accelerata semplicemente irrorando l'atmosfera con determinate particelle. Ci sono crescenti richieste negli ultimi anni per la ricerca sulla geoingegneria solare, un insieme di tecnologie interamente speculative per ridurre la luce solare in entrata sulla Terra al fine di limitare il riscaldamento globale. La nostra iniziativa si oppone a tali iniziative emergenti per esplorare le soluzioni tecnologiche planetarie come un'opzione di politica climatica. L'implementazione della geoingegneria solare su scala planetaria non può essere governata in modo equo ed efficiente nell'attuale sistema di istituzioni internazionali e pone anche un rischio inaccettabile se mai implementato come parte della futura politica climatica. Serve urgentemente un forte messaggio politico da parte dei governi, delle Nazioni Unite e della società civile. Accordo internazionale di non utilizzo sulla geoingegneria solare che mi trova pienamente d'accordo. E non trova d'accordo solo me, ma i firmatari di questo accordo sono quasi 500 scienziati in 61 paesi, 37 organizzazioni e più di 2000 liberi cittadini. E poi mi chiedo questo, l'aerosol non comprende solo anidride solforosa, ma anche inquinanti e particolati e sono praticamente i fautori dell'effetto serra che praticamente, per farvela semplice, schermando i raggi solari non permette più al calore e ai raggi solari di uscire dall'atmosfera, quindi intrappolano i raggi fra la superficie, gli oceani e l'atmosfera terrestre. Ecco, chi dice che irrorando ulteriormente con particelle aerosol nell'atmosfera con lo scopo della geoingegneria solare i raggi solari che ne entrano meno ma comunque entrano, non riescano poi più ad uscire, contribuendo comunque ad un riscaldamento globale? È davvero la soluzione? E se alimentassimo l'effetto serra?
L'iniezione, signori, di particelle nella stratosfera artificialmente, la modifica climatica artificiale, mettetela come volete, no? Penso siamo tutti d'accordo, è una materia molto, molto pericolosa. Chiaro? Praticamente la CNN afferma che siamo ad un bivio. O questa controversa pratica è esattamente quello di cui il pianeta ha bisogno, o potrebbe essere un disastro colossale. Dico io, no? Siamo disposti a rischiare? Se assolutamente costretti, uno rischia. Ma la domanda poi alla fine è proprio questa. Siamo assolutamente costretti oppure è tutta politica e allarmismo? Perché questa non è una domanda da sottovalutare. Nella sua forma più semplice, la geoingegneria solare, nota anche come gestione della radiazione solare, è un tentativo di abbassare la temperatura del pianeta riflettendo la luce solare o consentendo a più calore del solito di fuoriuscire nello spazio. Ed esistono in pratica 3 tecniche principali. L'illuminazione delle nuvole marine, che comporta il tentativo di rendere più riflettenti le nuvole basse sopra l'oceano spruzzandole con vari composti. L'assottigliamento dei cirri, che prende di mira le nuvole sottili più in alto nell'atmosfera seminandole cloud seeding con particelle aerosol nel tentativo di assottigliarle in modo da intrappolare meno calore. E il metodo più ricercato, probabile e forse utilizzato in futuro, ossia l'iniezione di aerosol atmosferico. Si tratta di spruzzare particelle nell'atmosfera, niente di più e niente di meno. Spruzzare particelle nell'atmosfera a più di 20 km sopra la superficie terrestre per riflettere la luce solare nello spazio. E questo potrebbe essere fatto con palloni aerostatici o con aeroplani specializzati in grado di volare ad alta quota. L'idea nasce negli anni 60, ma le azioni pratiche e gli studi concreti di varie università sono nati dopo il 1991, quando il vulcano Pinatubo è esploso inviando una nuvola immensa di cenere nell'atmosfera che, pensate, un solo vulcano, ha raffreddato le temperature globali. Da lì, bingo, no? Alcuni scienziati hanno detto: perché non ci occupiamo di oscurare artificialmente la luce solare imitando l'azione del Pinatubo? E la questione, oggigiorno, è più calda che mai. Non pensare solo ad un'eventuale era glaciale. La tecnologia potrebbe aprire la porta letteralmente ad un numero quasi infinito di potenziali conseguenze negative. Di cui ti illumino? Ma vuoi che ti illumino? Non abbiamo dati su cui basarci. Non esistono precedenti storici né studi a lungo termine e nessuno sa quali conseguenze climatiche potrebbe portare un'azione del genere. Harvard, con il suo programma, ha fatto sapere che l'azione dovrebbe durare 15 anni per ottenere risultati. Vi immaginate? 15 anni di aerosol intensivo nella stratosfera? Risultati che non conoscono neanche loro, potrebbero portare a risultati, ma risultati che non conoscono neanche loro. Magari abbassi di 1 grado la temperatura globale, però fai estinguere specie marine essenziali per la catena dell'ossigeno sul pianeta. Sì, esatto, se sei sgomento quanto lo sono io, ti dico sì, esatto, siamo a questi livelli. La scienziata, ricercatrice climatica e direttrice del Centro sul Diritto Internazionale Ambientale Lilith Furr ha fatto sapere alla CNN che ci sono abbastanza dati che possono farci pensare che nell'arco di 15 anni la geoingegneria solare, se messa in pratica, porterebbe il pianeta al collasso. Si teme che armeggiare con il termostato del pianeta possa alterare i modelli delle precipitazioni atmosferiche e spostare i monsoni, con conseguenze potenzialmente devastanti per i raccolti. E chi ne soffrirebbe di più? Ne soffrirebbero di più i paesi che basano la propria economia sul settore primario, Africa e quant'altro. Gli effetti potrebbero variare da regione a regione, con alcune aree che magari inizialmente ne traggono benefici, mentre altre vengono danneggiate, aumentando le possibilità di conflitto. Inoltre, gli scienziati riferiscono che la geoingegneria solare potrebbe anche danneggiare lo strato di ozono, che protegge la Terra dai dannosissimi raggi ultravioletti, e Raymond Pierre Rambert, professore di fisica all'Università di Oxford, ha riferito che le difficoltà di attuazione sono più critiche del previsto.
poiché le particelle di aerosol non tendono a rimanere nell'atmosfera per più di un anno circa, ha detto il professore di Oxford alla CNN. La geoingegneria solare dovrebbe essere quindi continuamente mantenuta e se fermata c'è il rischio di uno shock di terminazione, scatenando tutto il riscaldamento represso e assopito in attesa dietro le quinte, pronto a schiaffeggiare la Terra. Te lo immagini? Ecco, o rischi di scatenare un'era glaciale, o rischi di cancellare interi ecosistemi per via di reazioni a catena microscopiche talmente piccole a cui non stai neanche pensando, o scateni un riscaldamento globale assopito senza precedenti. Sembra tutto assurdo, no? Vi starete dicendo, sì, dai, ma per questo rimangono solo programmi concettuali fermi alla scrivania, no? E invece purtroppo non è così. Nel 2019 il Congresso americano ha stanziato $4 milioni alla National Oceanic and Atmospheric Administration per la ricerca stratosferica e alcuni di questi soldi sono stati stanziati nello specifico alla geoingegneria solare. E l'anno scorso l'amministrazione Biden ha annunciato un piano di ricerca quinquennale per esplorare il concetto. Un rapporto del 2021 della National Academy of Science ha chiesto invece agli Stati Uniti di stanziare fino a $200 milioni per un programma di ricerca per comprendere meglio la geoingegneria solare, compresa la sua fattibilità, gli impatti sulla società, sull'ambiente e sulle percezioni del pubblico. Anche le organizzazioni di ricerca stanno fornendo finanziamenti. A febbraio, infatti, la Degrees Initiative, con sede nel Regno Unito, ha stanziato $1 milione per la ricerca in paesi come l'Africa, l'Asia e il Sud America per esaminare come la tecnologia potrebbe influenzare il sud del mondo. Capito? Mica ci provano sopra la City a Londra, lo fanno in Africa e questo dovrebbe davvero, ma davvero dirvi tutto. Questo è l'articolo ufficiale di Politico che annuncia il comunicato della Casa Bianca. La Casa Bianca apre la porta allo studio bloccando i raggi del sole per rallentare il riscaldamento globale. Un rapporto dell'amministrazione Biden richiesto dal Congresso delinea le opzioni di ricerca per uno sforzo disperato, addirittura, senti lì, disperato, per rallentare il riscaldamento del pianeta. Mi chiedo io, si conoscono a fondo i potenziali effetti collaterali di queste modifiche climatiche artificiali? La risposta è no. Non se ne conoscono gli effetti a lungo termine e la politica dell'allarmismo climatico non fa altro che alimentare gli organi preposti a finanziare questi progetti. Capito? Forbes. Geoingegneria solare. Ecco perché Bill Gates la vuole, ma questi esperti vogliono fermarlo. Ebbene, sì, Bill Gates con la sua fondazione multimiliardaria è personalmente implicato nei finanziamenti che vengono stanziati a questi progetti ed è stato proprio lui a sostenere questa opzione della geoingegneria solare ad alti livelli governativi. Chiaro, no? Questo altro articolo di Forbes invece rivela in modo incontestabile che è lui in persona a finanziare il programma di Harvard sul controllo della radiazione solare e si chiede in questo articolo, dove parlano eminenti scienziati, cosa potrebbe andare storto? In primo luogo indicano i rischi sconosciuti. L'utilizzo della tecnologia di geoingegneria solare potrebbe ritorcersi contro. Potenzialmente in modo catastrofico, scrivono. I rischi della geoingegneria solare sono poco conosciuti e non potranno mai essere completamente conosciuti, affermano gli studiosi. Gli impatti varieranno fra le regioni e ci sono incertezze degli effetti sui modelli meteorologici, sull'agricoltura e sulla fornitura dei bisogni di base di cibo e acqua. Capito? Cibo e acqua. Il clima, signori, così come la natura del pianeta Terra, è molto delicata e sono dell'opinione che la politica non dovrebbe influenzare la ricerca scientifica oggettiva e imparziale. I rischi superano i benefici superano i rischi? Fatevi queste domande e sicuramente avrete le risposte che cercate. Per oggi, cari amici, è tutto. Sicuramente se ci saranno novità vi terrò aggiornati. Fatemi sapere nei commenti se volete un approfondimento e mi raccomando, se il video ti è piaciuto, supporta questo video con un semplice like. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me
E come sempre, vi rimando al prossimo episodio. Adieu!